Ciao a tutti, io sono Jacopo Scotti, in arte Snook, in arte ormai sono Snook da più di 20 anni, dal 2001, e quindi sono ben 23 anni, sono B-Boy Snook, sono dell'Aquila e sono l'organizzatore del Check the Style, insieme a Foglia, Marco Chiani. Sono B-Boy Foglia, ho incominciato a Bologna nel 93, Break the Funk Represent. Nel 2003 abbiamo iniziato così per passione e la cosa più bella è che la passione poi è rimasta e ha portato i frutti che vedete adesso. Check the style! Yo, no, I'm in Amazing battles, L'Aquila. amazing level, and I'm just excited to see most of it, or more of it. Where is it? It's Italy, bro. Yeah, Full speak soon. friends. We're all still here, loving life. Okay, recording. Mic check, 1, 2, this is South DJ. Check the Style è l'evento che ultimamente sta riscuotendo l'impennata maggiore, credo, in Europa, e ogni anno saliamo sempre di più come hype, soprattutto è la cosa che mi piace di più, interesse, che tanto interesse nella cosa. Gente, persone che vengono, big boys, big girl, famiglie che si avvicinano al Check the Style e nazioni. Quest'anno abbiamo più di 40 nazioni, l'anno scorso ne abbiamo avute 37, l'anno prima 32, quindi c'è proprio una crescita. È bello vedere che comunque tutto il lavoro ripaga. One more time, check the style. This is the winner of the crew battle. Judges 3, 2, 1. Il Check the Style nasce nel 2003. Nasce nel 2003, sempre ad Aquila, ovviamente, come crew battle. Crew contro crew. Ai tempi non c'era YouTube, o meglio c'era ma pochissima roba. Non c'era soprattutto Facebook e Instagram, ma proprio internet. Era difficile entrare su internet perché era lentissimo, quindi quello che andava di più era il cartaceo e i volantini, e riuscire a fare un evento nazionale, che poi non era l'obiettivo iniziale. All'inizio ovviamente uno parte, no, che dice vabbè, facciamo un contest, vediamo chi viene, pure che siamo noi dell'Abruzzo, no? Aquila, Pescara, Roma, qualcuno forse. Quindi era tutto cartaceo e passaparola. Ci abbiamo provato e nel 2003 abbiamo fatto il primo Check the Style. Ricordo i Savage, Republic Square da Firenze, i napoletani, insomma Pescara, Roma. Ci fu veramente un bel afflusso per essere il primo anno. Poi c'era una bella giuria, comunque c'era Diana in giuria, c'era Kid Dead, venne Alien. Prima volta che Alien venne all'Aquila era stata nel 2003 come ospite del Check the Style. E insomma facevamo un bel eventino carino tutta la giornata, ovviamente per i tempi, no? Quindi ristretto, c'erano gli spettatori, erano quelli che ballavano, non c'era il pubblico, però è andata bene. La cosa è nata proprio perché all'Aquila c'era poco movimento e volevamo creare noi come crew un evento, un qualcosa per portare la gente a ballare anche all'Aquila, perché noi andavamo a fare contest in giro, ce n'erano 5 forse, e volevamo fare qualcosa per portare le persone all'Aquila e ballare con noi, e quindi dai, è andato bene, è andato molto molto bene. Questo è il primo episodio, prima Nel edizione. Check the Style qualcosa di particolare è che ci sta bene. Non c'è nessuna pretesa, non c'è nessuna voglia di vincere per forza, ma c'è la voglia di aggregazione, quindi è la base della nostra cultura, quindi si sta bene assieme e quella è la cosa principale. Devo dire la verità, ci siamo evoluti, quindi, ma ci siamo evoluti in modo naturale, con tanti sforzi, perché comunque quando si va
a un livello successivo ci vogliono più sforzi mentali, economici, eccetera, eccetera. Però devo dire che è bello perché siamo sempre rimasti noi e quindi questa cosa si sente, la gente lo sente. Okay, check the style. For me, it's the traditional hip-hop breaking event. I call this kind of events jams. So I really love jams, traveling all around the world, and this kind of vibe is special for me because it's more spiritual and it's about enjoying, get inspired, and inspire people through my music. 2008 mi ricordo, una bella edizione che però fu un 3 contro 3. Poi sai, 21 anni di Check the Style, ovviamente ha seguito sempre un po' la moda, l'evoluzione degli eventi, quindi c'era il crew, la crew è importante. Poi il crew è un po' calato, quindi siamo andati anche noi, siamo 3 contro 3, poi siamo andati su 1 contro 1, no? E mi ricordo nel 2008 facemmo il 3 contro 3, bello. Che tra l'altro partecipa pure io all'evento mio, perché prima si faceva questo, cioè si poteva fare perché era molto più easy, cioè partecipa pure tu, bello, non fa niente. Partecipando io, Pacciari e Dezzi. Gonna go just one time. If you are here, you are. If not, goodbye. Arrivederci. So here we go. Allora, la prima volta che ho visto qualcuno breccare ero a scuola e con un gruppo di studenti che venivano dalla Danimarca, che facevano qualche primo passo di New Jack Swing, che si buttavano leggermente a terra. Io da lì mi sono subito innamorato e ho detto questo deve essere mio. E da allora non ho ancora smesso. L'hip hop per me è vita natural durante, quindi da quando mi sveglio a quando vado a letto tutto quello che mi segue è quello che per me è l'hip hop, e tant'è che guai a chi me lo tocca. Vedo che abbiamo passato dei periodi un po' bui, però l'hip hop è talmente forte, radicato, che secondo me è più viscerale di quello che si pensa, quindi secondo me ci saranno grosse sorprese. Il 2009 è l'anno del terremoto dell'Aquila. L'anno del terremoto dell'Aquila è stato difficilissimo, durissimo. Per me, per tanti aquilani, per tantissime persone e anche per il Check the Style. Non avevamo un posto dove fare l'evento e soprattutto le persone sarebbero venute all'Aquila con lo spauracchio del terremoto, no? La paura del terremoto. Abbiamo detto facciamolo un parco. E abbiamo fatto un piccolissimo evento, proprio internos. Noi, qualcuno di Pescara, Abruzzo Centro Italia, Rieti, e in un parco abbiamo fatto questo contest per comunque mantenere la cosa, però insomma questo Check the Style proprio in forma ridotta, piccolo. Questa l'hanno battuta perché la stanno rifacendo. Io è da quando ha fatto il terremoto che ogni volta che passo qui spengo la radio, un po' per un senso di rispetto verso tutte le persone che sono morte qui. Questa l'hanno abbattuta adesso, questa casa qua, una settimana, mentre la casa dove passiamo adesso è crollata proprio con il terremoto. E ci stanno, ormai sono cresciuti gli alberi dentro perché lì è rimasta. Non fanno niente.
casa dello studente lì, e qui di fronte pure quest'altro palazzo che è crollato e qua ci ho perso un amico. Ma di giorno nel centro storico Di giorno non c'è quasi nessuno in giro. Adesso ci andiamo e non... La sera, per esempio, ieri sera, che era il giovedì universitario, era pienissimo. Ma durante il giorno è così. Non c'è niente. Nel 2010 invece siamo risaliti, c'è stata molta attenzione anche per il fatto proprio dell'Aquila, per fortuna e per sfortuna ovviamente, e anche dal fatto che io personalmente quel periodo stavo bello forte in gara, stavo molto potente, e la crew anche, prima stavamo a palla, e quindi c'è stato tanto supporto. Nel 2010 siamo risaliti un po' come evento, come organizzazione. Abbiamo cominciato io e Luca nel 97 in amicizia, quindi senza nessun fine di fare il gruppo team per andare a spaccare. La nostra unica idea era quella di stare insieme, andare in giro, divertirci, ballare, conoscere più gente possibile. E questo poi è il messaggio che abbiamo trasmesso a tutti i prisoners, quindi tutti i prisoners che fanno parte del gruppo sono tutti amiconi, sono tutti amici della comunità, si divertono. L'abbiamo sempre detto, il nostro fine non è quello di portare il livello tecnico a livelli più alti, è semplicemente lo stare bene, solo quello. So Check the Style for me these days, it's not only a battle or a competition in breaking, it's a festival, you know, it's a family reunion, people coming from all over the world to a city of L'Aquila in Italy, and it's a great gathering. There's a lot of, you know, competition, a lot of battles, a lot of parties, a lot of like fun activities. So yeah, for me it's not, you know, just a battle, but it's the cultural hip-hop reunion of hip-hop heads and breakers from all over the world, and I can't wait to come every year because I know in L'Aquila, the Prisoners crew and Jacopo Snook, they always have the best hospitality, and it's always so much fun to be around and to meet and vibe with people from all over the world. As the organizer of Outbreak Europe, one of the most important key elements to organize a great or successful event is to have that family reunion vibe or the party vibe, and Check the Style is definitely one of those events where you don't feel like you're going to a competition where you just warm up, battle and go home, but you come, stay for the ciphers, for the parties, to talk to people, to chill with people, to meet new people, to meet friends and families from all over the world, and like keep that relationship, you know, for many years to come. So yeah, Check the Style is one of those events where you actually feel the vibe and where you feel like home, basically. So L'Aquila becomes a center of hip hop for that weekend, you know, around the world. Well, first time I came here, the jam was like pretty raw. I think it just started getting bigger. So I really enjoyed hanging out with Snook, the organizer, because he provides that hospitality that I really appreciate. And yeah, I only had good memories about the trip. I didn't have like big expectations, but the memory was good about the whole trip, because I discovered the Italian culture, the kitchen, the food, people, you know, social life. So I really wanted to come back. And also I like the city because it's in the mountain, the air is so fresh, you sleep like a baby. And of course the food and the culture, everything is really interesting. And every year you go, you find something new. So to me, it's like a tradition to go to Check the Style.
feeling energy. But I want to start with the basics of it, with the fundamentals, with the foundations. Mainly where it started in the Bronx. I didn't know it as well. Shout out to all the people who started it out there, whoever they are, because I'm not good with naming names, but they created something which is really, really powerful and healing for the whole world. This is fundamentally what breaking and hip hop is. It's not a competition. It is now because it became, but it is way more than that. It's a source of growing into life and being better into life. So that's fundamentally for me. Having fun with it, you become mentally free with time. So this is the foundation of what hip hop means to me and what my research did and found the answer to. So foundations is the key, the history, why it started. And what it became, it's the timeline which evolves until 2024 and we're in the Olympics. Yay, great. But the foundation doesn't change. The roots doesn't change. The roots are already defined and are already, we agree what hip hop means. All of us together have the same meaning, have the same feeling of what it is to us. Yeah! Yes, sir. Here we go. Nice. Now, for my next number, I'd like to return to the No. Pass the peace like we used to say. Pass the peace like we used to say. I love Italia, bro. Love it, man. I love Italia. Love it. Poi dal 2011 al 2016 abbiamo spostato in Check the Style in altre città, in altre situazioni, come per esempio Spoleto, perché Foglia abitava a Spoleto e quindi riuscivamo ad organizzare un buon evento anche a Spoleto e quindi abbiamo spostato quelle edizioni del Check the Style a Spoleto. E un paio d'anni l'abbiamo fatto anche a Roma presso il Palacavicchi all'interno dell'Odio Festival. Sono state comunque edizioni belle, con molta affluenza, molto nazionali, non troppo internazionali, e una grande risposta e insomma abbiamo imparato molto anche da quelle edizioni. Bella a tutti, sono Said, rappresento dal 2001, faccio parte degli Urban Force, una crew italiana storica presente dal 96 nella scena italiana. E ho iniziato nel 2001 a 8 anni e ancora oggi continuo, grazie alla passione, grazie all'approccio che cerco sempre di migliorare. Allora, secondo me quello che attira le persone al Check the Style è sicuramente sia l'organizzazione dell'evento, sia l'amore che ci mettono le persone che organizzano e anche il fatto che il Check the Style non è solo un battle, ma è tanto altro, come ad esempio comunità, interazione tra le persone, divertimento, e questo secondo me rende il Check the Style ad oggi uno dei più grandi eventi italiani. Io ho vinto nel 2022 sia il footwork, l'1 contro 1, e sia il B-Boy Open 1 contro 1, e la sensazione è stata assurda perché quell'anno era uno dei miei anni migliori, dove riuscivo a essere me stesso a 360 gradi quando ballavo, e penso che questa chiave mi abbia aiutato molto nell'esprimermi al 100% e nel raggiungere l'obiettivo di portarmi a casa la vittoria.
l'anno che proprio 2017 ha cambiato completamente il Check Style. Nel 2017 abbiamo avuto i For Alls all'Aquila, prima volta in Italia, e è stato un concerto minchia, più di 3500 persone al live la sera, che c'era mio fratello e mia moglie superiore, mi dicevano ce ne stava la fila fuori che non hai idea. Ma che steppi? No, veramente, ma che steppi? Veramente, ed era vero. Continuavano ad arrivare persone che volevano sentire For Alls. Bello, bellissimo. Proprio il concerto del 2017 è stato forse il concerto più figo mai realizzato fino adesso. Quando salgono sul palco che fanno... cioè la gente già stava... e loro salgono sul palco e fanno "Ladies and gentlemen, we are the four fucking Alls, let's fucking dance!" Oh, la proprio fischia, c'è la pelle d'oca, proprio pelle d'oca, cioè quello è stato proprio Yeah. Step inside the building and I'm walking like a killer. Looking for the others, feeling that no one is iller. Wrapping up the bodies, then I lock them in the chiller. Falling like Fraser when he lost it in Manila. People always wanting us to go and kill the fakers off, and I got the right ingredients to go and make a bomb. Show you in the thoughts when the blast tear your faces off. You will see me standing in the ash when the flames are gone. Beh, il mio più bel ricordo sono stati quando abbiamo chiamato i For Alls, che sono venuti in concerto ed è stata una cosa mega galattica, è stato veramente bellissimo. Però ogni anno c'è qualcosa da scoprire di nuovo e ci sono emozioni dietro l'angolo che magari non ti rendi conto, ma poi ti arrivano come uno tsunami in faccia ed è bellissimo. Che è un posto dove si sta bene, dove non senti la pressione del contest, non vedi anche conflitti tra le persone. Chi viene qua viene per farsi il party e noi riusciamo anche a gasare i gruppi che partecipano, quindi riusciamo a dare quel quid in più ai b-boy quando vengono a partecipare. Quindi se venite al check venite per divertirvi, non vi preoccupate dell'ansia del contest, per noi è sempre il party. Come dicevo prima, la comunità che si è creata, ma intorno ai due b-boy che hanno fondato insomma questo evento, chiaramente a Foglia e Snook, che rappresentano forse magari un ideale di breakdance, di hip hop che magari pochi hanno. C'era questa voglia di spingere e di far aggregare più persone possibili a questa cultura in modo sano. Per la comunità serve molto un evento del genere, perché alcune tradizioni che in altri eventi si perdono, qui invece si ritrovano. Come ad esempio. I think everybody should visit this city and this event. Just the mix of everything all together, the whole thing with the small different emotions you get from all 3 days. It was a battle against a kid from Siberia, and I believe his name is Hookup from the Netherlands. Their battle, they went 2 rounds against each other. That was amazing, man. There's a lot. Nel 2018 Afura e Jared Damaja, quindi continuiamo con gli ospiti. 2019 Ocean Wisdom e Stock e Mad Buddy, che chiudevano diciamo il loro ultimo tour. Stock e Mad Buddy hanno chiuso il loro tour all'Aquila, hanno chiuso proprio la coppia Stock e Mad Buddy all'Aquila. 2020 abbiamo fatto l'edizione annullata causa Covid. Purtroppo io la considero come un'edizione fatta, perché per creare in Check the Style ci vogliono 10 mesi, ok? 9 e mezzo, un parto, veramente. E io la considero fatta perché era fatta, era pronta, però
ovviamente non si poteva, lockdown, blocchi, e quindi proprio pur volendo poi non mandava di farla su internet, non l'abbiamo fatto. Quindi però c'è, quindi se cercate 2019 sono tutti il 2020, sono tutti gli ospiti e tutto quanto, quindi 2020 c'è, non fa. 2021 abbiamo fatto l'edizione Covid Edition, 2021 anche memorabile perché abbiamo fatto l'edizione Covid Edition che soltanto gli atleti potevano venire a partecipare, tutti a distanza con le mascherine, così è. Cosa che ovviamente poi il party che alle 10 la sera, il coprifuoco era alle 10, il party dalle 8:30, dalle 8:30 un'ora di party, fuoco proprio, e siamo stati i primi nel mondo, credo, a fare le selezioni in presenza, perché fino a quel momento, durante l'era Covid, facevano tutti quanti preselezionati o invitati e poi i 16 facevano fare il battle sul posto. Noi abbiamo fatto pure le selezioni, 1 a 1 entravano e facevano le selezioni. Era un po' brutto, però almeno all'esterno si poteva stare, e quindi 2020 è stato anche il test del creare il villaggio esterno fuori al Check Style, quindi gazzetti, cose, bello, ha funzionato. Ci sono state molte difficoltà per realizzare l'evento, ma come sempre con estrema naturalezza e con molto impegno siamo stati gli unici a fare comunque l'evento quasi in presenza, ed è stato veramente molto difficile ma molto appagante questa cosa. Siamo riusciti comunque, dopo un periodo di chiusura molto profondo, a raggruppare nuovamente le persone, i ragazzi che comunque si avvicinano a questa disciplina, ed è molto bello che comunque grazie a noi siamo riusciti un po' a emergere da quel fiume brutto che è stato quel periodo. Il 2021-2022 è stato proprio anche lì Piazza Duomo super international. Dal 2022 c'è stato un afflusso di b-boy big girl internazionale incredibile. Quindi 2022 Piazza Duomo, le finali, epico. E 2023, quindi l'ultimo anno prima di questo, ancora più interesse, ancora più guest, ospiti. Dunque diciamo che le edizioni, quelle più difficili, ovviamente sono state quelle terremoto e Covid. In questo, durante la tragedia, sfortuna, la tragedia del momento, comunque l'hip hop, la scena dei b-boy italiani, perché in questi due casi si parla proprio della scena italiana, è stata molto importante, e il Check the Style lo è stato altrettanto, perché c'è stato uno scambio su Instagram, su Facebook, nelle piattaforme, nei social, si vedeva questa roba, veniva ricondivisa, che in Italia c'era questo evento, hanno fatto delle cose in presenza, c'è stato addirittura il party di un'ora, però c'è stato. Quindi l'edizione Covid per tutta Italia è stata veramente ok, stiamo uscendo dal periodo buio.
Mic check, 1, 2, and the mic is back. Put your hands together, let's go. To all these hip-hop people right here that has helped us to make this moment a special moment, even though without electricity. To all of you, much love out there. Thank you, bro. Check the Style adesso è diventato talmente tanto comunque importante sulla scena mondiale che, cioè, se vinci Check the Style vuol dire che veramente stai a un livello alto, soprattutto se sei italiano e vinci Check the Style stai su, quindi dovete venire a Check the Style e vincere il Check the Style. What was the motivation behind giving Jacopo or B-Boy Snook the recognition of at last year Outbreak Europe? Was that, you know, I had a mentor, Max One, rest in peace, who was my teacher, my mentor, who showed me what hip hop is and how to throw a dope event, dope family reunion. And I felt like pretty much the same connection I had with Max One, I have with Snook as maybe one of my students, or not even student, like we exchanged so much, and I really respect his work, and he inspired me a lot. And I mean, his event was celebrating 20 years last year, so I just wanted to recognize all of the hard work of him and his team, and what he's doing for his city, L'Aquila. I wanted the world know that what he's doing, you know, so that was the recognition. And also, like, his event is by far the best qualifier for Outbreak Europe, and his event is becoming not only the best event in Italy but one of the best events in Europe. So my main motivation was to recognize all of his hard work, and again the connection between, like, my connection that was with Max One. Like, I really feel like I have this connection with Snook, not only on a professional level but on a family level, and we're great friends and we always support each other. So this was a great way to, you know, recognize all of his hard work and celebrating it with the worldwide community last year at Outbreak Europe. L'hip hop è terapeutico e nasce in contesti di difficoltà per connettere la gente. Noi appunto veniamo da una città che ha avuto una tragedia come il terremoto, e nel vuoto cosmico che c'è stato dopo il terremoto nella città fantasma, personalmente ma anche penso collettivamente, l'hip hop ci ha dato una ragione di vita, ci ha salvato. Durante il Covid ad esempio ci ha aiutato a mantenere la nostra stabilità mentale, cioè abbiamo scritto tutti tantissimo, io ho disegnato, faccio graffiti e ho perfezionato il mio stile, e appunto anche l'edizione del Check durante il Covid fu memorabile perché era uno dei primi eventi hip hop a cui abbiamo avuto l'occasione di ripartecipare. Bella Snook, Slammer Sound Crew, ti mandiamo un fortissimo abbraccio, ci vediamo a maggio, baby. Check the Style. To all of you, we're gonna see you around the world in the many upcoming events. Now it's that time, so please bring us. What time is it? Let's see this. Alright, yo, it's all on. It's results o'clock. Okay, results o'clock. Results o'clock. Here we go. From the count of 10. 9. Everybody. 8. 7. 6. 5. You can do that. 4. 3. 2. 1. Finals as a host. Was a pleasure to co-work with these two guys right here, Papa Gets and Amir, aka Miracles. I love you guys. We're gonna make this till the end. Now, it's about time to begin. And I have firstly to introduce properly the B-Boys in the final, because they made it till here and they deserve the respect from everybody in the building. All this man right here. Make some noise to Robin and Al-Khalil. Green, bad.
spingere i ragazzi all'interno di questa disciplina e farli confrontare anche con ragazzi esteri. Under 16, under 12 abbiamo, anche under 10 quest'anno abbiamo gli esteri, quindi i bambini, puoi immaginare, i bambini di 7 anni che si trovano a ballare e anche parlare, magari un po', no, con quelli inglesi, un po' a gesti, bellissimo, bellissimo, con i ragazzi esteri. E quindi bello perché coinvolgiamo i bambini, le famiglie, e c'è davvero una grande risposta anche alla tua famiglia, la genziana, gli arrosticini, questo se viene in Check the Style, sai quante famiglie, quanti genitori vengono e fanno oh che figlio, guardate, gli arrosticini ci stanno stamattina con gli arrosticini e va forte, la genziana, insomma ci stanno quelle cose che quando vieni in Abruzzo devi provare per forza e noi ce l'abbiamo. Dunque le location che scegliamo ogni anno come main event sono differenti e tutte quante all'interno del centro storico per far vedere sia alle persone che vengono all'Aquila la città, soprattutto gli esteri, no? Perché magari non conoscono l'Aquila, ma anche tanti italiani non conoscono l'Aquila, quindi farvi vedere ogni anno una location diversa, Castello, Piazza Duomo, quest'anno Villa Comunale con Palazzo dell'Emiciclo e Palazzo della Regione, bellissimo. E soprattutto per far vedere agli aquilani quello che è il Check the Style, quindi i mondiali di breakdance. Faccio proprio da paura quando si festeggia il vincitore, che comunque è finito tutto preciso, tutto bello, tutto andato, tutto abbiamo portato a casa il risultato e quindi quelli. L'anno scorso, mi ricordo, c'era scritto sulla cartellina, c'avevo scritto alle 20:30 end, ho guardato il telefono, erano le 20:29 e avevamo appena finito, 20:30 end, lo faccio vedere a Scream e Flash, mi fanno wow, incredible, quello bello, molto bello. Il massimo dell'ansia è quando organizzi tutto e non sai effettivamente quanta gente verrà, se riesci a trovare tutti i fondi, insomma quando c'hai tutto in mente però ancora non hai tutte le risorse e il quadro in generale dell'affluenza, insomma, capisci quello che intendo? Hai in mente l'evento, ok, lo faccio così l'evento, però poi se questo non va, quelli sono i dubbi ti vengono, diciamo, 3 mesi prima dell'evento, almeno per eventi grandi che richiedono 10 mesi di preparazione. 3 mesi prima dell'evento fai mi manca quel tot di budget, mi mancano quei iscritti, che poi pure sta cosa, porca miseria, gli iscritti che devi far pagare gli iscritti, a me mi sta qua, ragazzi. Cioè io non vorrei far pagare gli iscritti, se solo ci fosse più supporto da parte degli sponsor, degli enti, che poi vabbè gli enti già supportano abbastanza, anche gli sponsor, cioè se ci fossero più fondi io vorrei fare il Check the Style free. C'è sta cosa che devo fare pagare gli iscritti ogni volta, fastidio, cioè gli iscritti fanno lo show, perché devo pagare per fare io lo show? Ma purtroppo è l'unica, cioè per fare un evento così è l'unica. Cioè se tu fai uno spettacolo, io faccio lo spettacolo perché ti devo pagare io che faccio lo spettacolo, capisci il discorso? È giusto. Poi sì, devo fare una gara, partecipo, c'è anche una quota assicurativa e ok. Però che miseria, così fastidio fa pagare la gente al Check the Style, prima o poi riuscirò a fare il Check the Style gratuito per tutti. C'è sicuramente una componente sportiva all'interno del breaking, ci sono dei gesti sovrumani, le cose veramente da extreme sports. C'è però tantissima componente artistica, perché devi creare, inventare, andare in musica. C'è una cosa bella, è l'invenzione, il creare nel breaking, quindi è difficile classificarlo come sport quando c'è tutta questa immaginazione che prende vita. Quindi sì, sport, e io sono super pro alle Olimpiadi perché è sicuramente l'ho detto da sempre, è sicuramente un'opportunità per tante persone che magari non riescono
Immagina il ragazzino in Brasile che si allena nella favela, no? Però è una bestia. Grazie magari a breaking riesce a cambiare vita. Wow. Però va fatta capire questa cosa, soprattutto alle nuove generazioni. Perché io che ci sto dentro da tanto, ok, vedo il cambiamento, però cioè io la Golden Era l'ho vissuta, cioè la roba quella cattiva, l'ho fatta. Va spiegato, va rifatta, va fatta anche quella roba. Cioè il bello è andare anche ai contest, quelli piccoli però dentro alla cantina. Cioè quello è bello, è una parte del breaking che non va lasciata andare. Va spiegato che pure tutto l'hip hop, tutta la cultura hip hop, a partire dal writing, il rap, cioè dai, troppo figa per classificarla, cioè proprio staccarci e fare la breakdance sport. No, non ci sto. Ma infatti c'è quest'style, è bello proprio per questo, che è una cosa sportiva, sì, è un evento mainstream ormai, sì, però quanto è cattivo. È quello è bello, cioè. È comunque underground mainstream, è difficile da capire sta cosa underground mainstream, però è quello, è il punto di incontro underground mainstream, è quello il Check the Style, che poi è quello che fa Outbreak, cioè l'ispirazione massima del Check the Style è l'Outbreak, io non mi vergogno a dirlo, cioè non è che copiamo l'Outbreak, anzi l'Outbreak è sempre stato di super ispirazione per il Check the Style, per me personalmente. Super ispirazione MG e il suo team, quello che crea. Forse è proprio per quello che anche per quello che Check the Style cresce così tanto, perché comunque c'è l'ispirazione a un evento che è l'evento più importante al mondo, Outbreak, del quale adesso faccio parte anch'io, perché io presento Outbreak. Bella. Sì, dunque l'hip hop ha rivoluzionato il mondo e su questo non ci piove. Cioè Gucci fa i cappellini, fa le sneakers, cose che quando io ho iniziato erano impensabili, ok? Quindi l'hip hop ormai è dovunque ti giri c'è qualcosa di hip hop, che poi adesso no, magari dice non è hip hop perché è... Sì, sicuramente Gucci non è hip hop, ma l'influenza c'è stata. Ok, quindi in tutti e quattro le discipline dell'hip hop c'è stato un cambiamento e un alzare l'asticella. Quindi parliamo del breaking alle Olimpiadi, parliamo del writing. Ci sono dei writer che sono diventati dei grafici, fanno pubblicità, fanno cose, fanno dei lavori impressionanti, ok? I DJ, produzione, i produttori musicali ormai, quanto, cioè, dischi d'oro, stessa cosa per gli MC, cioè il rap ormai, ci sono dei rap pop ormai, il rap è diventato quasi pop, ok? Parte qualcosa per fortuna, rimane sempre bello underground e cattivo, quello che dicevo prima, ci deve essere sempre poi quella componente, cioè il writing deve rimanere sempre il writing, quello che fa i treni, ma si può dire, ma si deve fare, ok? Ci sta, cioè il DJ che produce, cioè il produttore che fa pure il DJ, se non scratchi. Yo, what's up? My name is Thesis. I represent Fresh Descendants. We out here in L'Aquila at Check the Style. Man, we're doing it up. So happy to be here. Thank you. After 13 years, I'm back in L'Aquila. The growth of this community and the culture, the Italian scene, it's amazing to see. So super happy to be here. Yep. Oh man, there's so many moments, dude. This level is crazy. Every battle has been like
neck to neck, you know, just coming down to mostly like preference. But if I had to say, for now, it was the battle against a kid from Siberia, and I believe his name is Hookup from the Netherlands. Their battle, they went 2 rounds against each other. That was amazing, man. And there's a lot of people that stood out to me, and yeah, you know, it's not always it's pretty rare when that kind of happens, you know. And I get to go home and talk about these moments, you know, and talk about like everything that's going down in this trip, not just the jam, but like the whole experience, just being here in L'Aquila and being with everyone. It's dope, man. It's a good little reunion. I haven't been here in forever, you know what I mean? And get to see old friends, and we're all still here loving life, you know? So overall, man, Check the Style 2024 has been a big highlight in my year. So yeah, but amazing battles, amazing level, and I'm just excited to see most of it, or more of it, you know? Check the Style, allora innanzitutto da aquilano per me è un marchio importante a livello proprio hip hop, perché comunque anche se viviamo un periodo dove le 4 discipline sono un po' sempre dislocate, un po' sempre disunite, il Check the Style riesce a essere un evento che oltre alla professionalità e al professionismo riesce a mantenere una certa anima, e questo ce lo dicono tutti quanti quelli che vengono da fuori, ed è una cosa che secondo me ci fa onore. Quindi da aquilano è un vanto per il territorio, è un vanto per me poter essere la voce del Check the Style. Da b-boy o comunque da fruitore della cultura hip hop, averci il contest più grosso d'Italia, la realtà di breaking più grossa d'Italia nella mia città è proprio il non plus ultra, e proprio per quanto riguarda proprio come eventi nello specifico, l'unica cosa che ti posso dire è che è una figata. Tra le varie cose, nella collaborazione che abbiamo avuto l'anno scorso, che si è venuta a creare tra All Bars Game e Check the Style, io credo che non sia altro, cioè sia scaturita semplicemente dal fatto che ormai con Jacopino, con Snook, bene o male ci conosciamo da un tot di anni, e io so che quello che fa lui è un attestato di qualità proprio certificato, e viceversa penso anche lui quello che faccio io. Quindi io da quando ho cominciato a patrocinare questo format di rap battle, che appunto è All Bars Game, che ha comunque riscosso un discreto clamore nella scena, gli ho detto: sai che c'è Jacopi, comunque quest'anno tra i vari spettacoli potremmo implementare anche questo, e lui mi ha detto proprio sì, senza batteciglio, e per me è stata comunque un ulteriore attestato di stima, perché comunque suggella una collaborazione che proprio a livello intrinseco ormai va avanti da anni. Yeah, come le Twin Tower, però fumo troppe borre, faccio un cannone, sembra una torre. Questo che mi parla del mulino che vorrei, nel mulino che vorrei, Mega Morbo e PLK. Yo, tu lo sai che Mega Morbo è bravo bello, non sono mai stato sveglio. Tu c'hai il cazzo che ho un ramoscello, io se caccio il cazzo è lo strofino, sembra Dragon Sharon. Ma non urlare, cazzo fai, altrimenti morirai. E domani vengo qui e io ve lo prometto, vinco il Check the Style. C'hai ragione, non hai capito un cazzo. Poi pensieri saldi, sei talmente grasso che l'anno prossimo fai solo il palco su cui ballano gli altri. Già lo sai che frate spacco dallo serio, e ti devo dire che tu sei un cazzo di scemo. Hai parlato dell'uccello e del Dragon Sharon, per fartelo allungare fra ti serve il desiderio. Ti serve il desiderio, ma non ti serve un genio. Ti stacco la testa manco se avessi la chemio. Vuoi battere il morbo un desiderio, da Martin sicuro ti do un calcio in culo, finisci dentro il Grand Canyon. Aiuto, mi è piaciuto, no! Ragazzi, quanto siete belli quando vi prendete per il culo, però noi siamo qui per lavoro, ovviamente. Signore e signori, questi erano Morbo, Pumba, Gabs e John Darrell, e questo era All Bars Game. Grazie a tutti, raga. Grazie raga, seguite le battle, seguiteci su social, seguite Check the Style, amatevi e viva l'amore, porca puttana. Check the Style, le prime persone che mi viene da ringraziare sono ovviamente la mia famiglia, quindi mia madre,
e mio fratello Alessio e mia moglie Michela. E mi supportano e mi aiutano sempre. E poi c'è il team, quindi la macchina da produzione Check the Style, assolutamente da ringraziare. E quindi ai resident, partendo da Cheso, ovviamente Foglia, e Nastro, Manzo, ormai super resident. Devo ringraziare assolutamente Scream, che è sempre una persona importante per il Check the Style, super professionale, NG, Martin, e poi ovviamente le varie giurie che si sono alternate. Quest'anno abbiamo Tesis che è venuto nel 2012 mi sembra, Menno che è venuto già 3-4 volte al Check the Style, e poi noi cerchiamo sempre di inserire un italiano nella giuria da 5, quella diciamo del main event, un italiano che ha fatto o che insomma sta ancora facendo la storia in Italia. Quest'anno abbiamo Max 0371, License to Chill, abbiamo avuto Buzz, License to Chill e Duna, insomma ogni anno cerchiamo sempre di mettere l'italiano che ha lasciato il segno. Quindi stessa cosa, se vieni chiamato in giuria al Check the Style vuol dire che ci vediamo per una super edizione nel 2028, comunque che 25 anni del Check the Style dobbiamo festeggiarli bene. La fotografica avventura del Check the Style è stata quella del 2023. Andiamo a prendere gli ospiti in aeroporto, giornata facciamo ogni anno bella, Colosseo, Roma, ristorante tranquilli, facciamo una giornata proprio di relax con tutti i guest. Torniamo al van, al finestrino rotto, tutti i bagagli rubati, tutto rubato, con dentro i computer e l'attrezzatura dei DJ, con tutta la musica, quindi cioè, panico totale, polizia, denuncia, ma ovviamente sino all'1 di notte a Roma a fare denuncia, ma ovviamente non è servito a niente. E quindi niente, torniamo all'Aquila, tutti presi a un malissimo. L'anno scorso c'era il genio, in genere dentro il van stavamo proprio io guidavo così e tutti dormivano. C'è chi dormiva un po'. Giorno dopo, pranzo, tutti così. Genere, cioè c'era proprio il livello hype zero. E allora niente, abbiamo deciso qua, dobbiamo ritirare su il morale assolutamente, non possiamo partire così. E quindi abbiamo ricomprato i MacBook ai DJ e via. E da là ovviamente si sono riscaricati, per fortuna tutto quanto sul cloud, si sono riscaricati tutte le canzoni in beat e abbiamo potuto fare il Check the Style anche con un altro spirito, ok? Quindi da là abbiamo svoltato, però tosta, l'anno scorso tosta. Poi abbiamo avuto vari problemi l'anno scorso, chi mal di denti, dentista, chi doveva andare alla farmacia, chi doveva andare, cioè. Vabbè, però pure questo, vi si è scordato il documento, però vabbè. L'anno scorso è stato atomico, è stato atomico.